Ciao amici e bentornati sul canale. Anche oggi sono in esterna, sto sfruttando un po' quest'estate per fare un sacco di recensioni sui Tosaerba. Il suo nome da battaglia è Sunseeker V3 ed è disponibile in due versioni. La V3, che è quella che andremo a vedere in questa recensione, ma è anche presente la V3 Plus per giardini che hanno un'estensione di circa 1000 metri. Invece la V3 Standard è consigliata per giardini intorno ai 600 metri. Propone tre caratteristiche fondamentali, ossia essere un best buy sotto gli 800 euro, visto che il suo prezzo di listino si aggirerà intorno tra i 700 e i 750 euro. Il secondo motivo fondamentale è la facilità di installazione. Questo dovrebbe in teoria presentarsi come robottino plug and play e dopo nel tutorial dell'installazione lo andremo a verificare. E il terzo motivo è questa bellissima telecamera binoculare. Aggiungerei anche un quarto motivo, questo personale, il layout. Guardate che belline le telecamere, sembra un po' il musetto di Wall-E e devo dire che mi ha colpito anche questo bellissimo tergicristallo che ricorda un po' una macchina telecomandata. Per cui mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. All'interno della confezione troverete il manuale di installazione comprensivo di lingua italiana, le due bande magnetiche da 5 metri l'una che potete anche unire tramite queste giunture. Per cui se avete un confine non delimitato, anche di 8-9 metri, le potete unire tramite questo accessorio che è sempre fornito in dotazione. Questi utilissimi picchettini di plastica che servono a fissare la banda magnetica, altri picchetti di dimensioni maggiori che servono a bloccare la base del robottino, due etichette magnetiche che non sono utili nel mio caso perché come vedete il mio giardino è tutto d'un pezzo, ma se avete un giardino diviso da un corridoio di cemento come può essere questo, potete posizionarlo all'inizio della zona cementata e alla fine del corridoio, così il robottino capisce che deve passare in questa zona e all'interno della zona magnetica non attiverà il disco di taglio. Due gommini di ricambio che servono a sostituire il gommino presente nel tergicristallo e il trasformatore da collegare alla base di ricarica per poter ricaricare il nostro robottino. È poco più grande della mia mano, riesce infatti a fare corridoi stretti anche 80 cm. All'interno del coppolino troviamo la manopola, vi basterà alzare questa maniglia per regolarlo da 60 fino a 20 mm e questa è la centralina in cui potete accendere e spegnere il dispositivo e inserire il pin di sblocco quando lo andrete ad attivare. Questo è un utilissimo tasto stop, guardate le dimensioni per essere perfettamente cliccabile anche in caso di emergenza. Altra caratteristica molto intelligente di questo Sunseeker è che nella parte posteriore ha inserito tutti i QR code sia per quanto riguarda il manuale ma anche per scaricare l'applicazione. Qua davanti troviamo la ruota omnidirezionale, i due super ruotoni tassellati e la cosa che ho apprezzato è che i tasselli non sono rigidi ma guardate sono morbidi per cui si possono adattare facilmente al terreno ed ecco il pezzo forte di questo V3. Guardate che spettacolo, questo disco di taglio flottante che si adatta perfettamente alla morfologia del vostro giardino. Ha una capacità di taglio di 18 cm, ma la cosa interessante è che Sunseeker vi offre anche un sacchettino compreso nella dotazione base dove all'interno sono presenti altre 6 lame e ultima ma non per importanza, guardate dove è stato inserito il pacco batteria esattamente nella parte posteriore e la cosa interessante è che a differenza di altri robottini potete semplicemente sostituire la batteria in caso di malfunzionamento svitando queste 4 viti. Caratteristica fondamentale perché io apprezzo tantissimo i dispositivi che hanno una capacità di riparazione fai da te. Questo che vedete è il sensore di pioggia che dopo andremo a testare, ma la cosa interessante è che hanno fatto questo inserto estetico per ricordare il layout della parte frontale. E ora partiamo con l'installazione così vedete anche voi quanto è semplice e immediata. Come prima cosa dovete posizionare la base del robottino orizzontale rispetto al marciapiede o alla vostra abitazione e mi raccomando la parte posteriore del robottino dove esce e rientra la base deve essere libera per circa 2 metri, invece nella parte frontale sono sufficienti 1,5 metri. Poi collegate i connettori, mi raccomando spingete bene e prima di partire con il taglio mi raccomando fissate bene la base con i picchetti. E ora siccome voglio provare e testare la banda magnetica vado a delimitare questa zona del mio giardino andandola a picchettare da quest'angolo del mio marciapiede fino alla zona della siepe e dato che sono molto preciso ne vado a posizionare uno esattamente in concomitanza con il marciapiede e dal marciapiede che avete visto prima l'ho srotolato fino ad arrivare a quest'altro punto di confine e questo è l'ultimo confine
ultimato. Questo è il giardino che andrà a tagliare. Come vedete l'erba è abbastanza alta, guardate anche qua l'erba quanto è alta rispetto alla mia mano. Più o meno il giardino adesso ha un'altezza media di circa 7-8 cm. Ho posizionato anche degli ostacoli, qua c'è una sedia da giardino, qua c'è anche un carrello, così vedremo se le doppie telecamere saranno efficaci per quanto riguarda l'evitamento degli ostacoli. Vi voglio far vedere anche la pendenza del mio giardino, così vedremo come si comporterà in salita questo nuovo Sunseeker V3. E ultimo ma non per importanza, ho anche posizionato un vaso all'interno del giardino e per iniziare vi basterà cliccare sul tastino inizia. Guardate, è già uscito dalla stazione. Sono veramente curioso di vedere se rispetterà i confini, anche quelli magnetici che ho installato. Sentite come ha già iniziato a tagliare, guardate già la differenza dove è passato rispetto all'erba alta, ha riconosciuto l'ostacolo e c'è passato attorno. Mamma mia, guardate la differenza, qua è l'erba che deve tagliare e questa è quella che ha appena tagliato, è praticamente alta come le mie dita. Vi voglio fare vedere anche le immagini dall'alto, come si vede perfettamente il solco di taglio. Vediamo se riconosce il confine, con le telecamere l'ha riconosciuto e si è girato in maniera automatica. Guardate anche la salita che sta facendo senza problemi. Provo a seguirlo da dietro per farvi vedere anche la poca rumorosità durante il taglio. Sentite come è silenzioso e come è preciso nel taglio. Vediamo anche qua se rivela il confine. Anche qui ha rilevato il confine dato dal marciapiede in cemento, tornando indietro senza rischiare di rovinare né il tubo né il marciapiede. È veramente un piacere seguirlo e sono curioso di sapere quanto impiegherà a tagliare tutta questa parte di giardino. Guardate anche in questa salita come ha una gran motricità, non ha avuto problemi, sta andando anche a un'ottima velocità. Qua sta arrivando a un'altra zona di delimitazione, vediamo se le telecamere riescono a riconoscerla. Guardate che spettacolo, ha riconosciuto questi autobloccanti e si è fermato sempre in maniera automatica. Sta arrivando verso il vaso che ho posizionato, vediamo se se ne rende conto, l'ha visto e si è girato prima di arrivare alla pianta. Per cui se avete anche dei fiori delicati a cui ci tenete tantissimo, sicuramente con questo Sunseeker V3 o V3 Plus sarete al sicuro da urti o danni accidentali. E qua ho messo la banda magnetica, vediamo se anche in questo caso se ne rende conto in maniera automatica. Sta per arrivare, avete visto, l'ha rilevata e si è girato senza oltrepassare il confine. Per cui devo dire che la centralina e chi l'ha progettato ha fatto veramente un ottimo lavoro. Potete anche personalizzare il profilo impostando le caratteristiche generali come lingua, come vedete è presente l'italiano, ci sono anche gli aiuti e le guide se vi dovessero servire delle informazioni sia per l'installazione ma anche per l'utilizzo. Ma tornando nell'home page andiamo a fare un tour anche delle impostazioni un po' più dettagliate. Potete anche pianificare un taglio, potete scegliere sia la fascia d'oraria e anche il giorno della settimana ed è anche dotato di sensore pioggia, per cui appena sentirà qualche goccetta tornerà direttamente la base. Se per caso state per finire il taglio e volete disabilitare questa funzione, vi basterà fleggare questo cerchietto ed è così intelligente che riesce anche a prevedere indicativamente l'orario del taglio. Adesso sono le 2:40 e il Sunseeker prevede di ultimare la rasatura entro le 4:15 e alla sinistra trovate anche la durata del taglio. Adesso l'abbiamo appena fatto partire, infatti sta tagliando da 18 minuti e dopo circa 45 minuti di taglio sta tornando alla base per ricaricarsi. Guardate come l'ha visualizzata in maniera istantanea, vediamo se l'aggancio funzionerà al 100%, è veramente molto delicato, va piano piano per essere precisissimo e guardate che spettacolo, aggancio riuscito. La ricarica è stata ultra rapida, in soli 20 minuti è tornato al 100%. Beccatevi anche in questo caso come sta riconoscendo il confine, non ha mai rischiato di superare questa siepe e anche nell'altra zona con il muretto e il marciapiede ha sempre riconosciuto l'ambiente senza oltrepassare l'ostacolo. E ora lo voglio mettere in difficoltà, mi sono posizionato esattamente nella sua linea di taglio, vediamo se mi riconosce. Guardate come si è fermato a 10 cm dal mio piede e sta tornando indietro, per cui è un toserba perfettamente sicuro sia per animali, persone e anche bambini. Non avrete nessuna preoccupazione con questo bellissimo Sunseeker V3. E adesso si sta avvicinando al carrellino che ho posizionato sempre all'interno del giardino. Beccatevi come ha riconosciuto anche il carrellino
e ci sta passando di fianco. E adesso sta andando verso la sedia, guardate che anche quella è stata riconosciuta, perché tra l'altro sedie e altri attrezzi sono abbastanza comuni all'interno di un giardino, per cui deve ancora nascere un oggetto che non riesce a evitare. Veramente tanta roba il suo sistema di navigazione Vislam con telecamera binoculare 3D, che è quella che vedete qua davanti ed è quella che ha riconosciuto questo vaso di fiori. Il sistema Vislam, per chi non lo conoscesse, è un sistema veramente avanzato perché combina le due telecamere con l'odometro per dare un'intelligenza spaziale molto avanzata che lo porta a sapersi orientare in maniera autonoma e trovare sempre perfettamente la base di ricarica. E unito all'intelligenza artificiale di cui è dotato, è in grado di rilevare più di 160 ostacoli sia fissi ma anche mobili. E adesso proviamo il sensore della pioggia, prova a spruzzare un po' d'acqua sopra il robottino. Se funziona perfettamente dovrebbe rilevare la pioggia e tornare direttamente alla base. E direi che a quanto pare anche il sensore della pioggia sta funzionando e sta continuando a pulirsi le telecamere per avere una visione sempre perfetta di navigazione. Vi voglio anche riprendere l'imbocco in tempo reale. 3, 2, 1 ed eccolo qua, tornato alla stazione. E ora che ha ultimato il taglio vi voglio far vedere il risultato finale. Ha tagliato in maniera certosina tutta la parte del giardino che ho perimetrato dalla siepe e anche dalla banda magnetica. Si vede perfettamente tutta la zona di taglio e guardate la precisione dei confini. Se vi ricordate, nella scena precedente era alta circa 6-7 cm e guardate l'altezza di taglio rispetto alla mia mano. Adesso il manto ha un'altezza media di circa 3 cm. E sia da una parte che dall'altra non sto riscontrando imperfezioni all'interno del giardino. Tutti gli ostacoli sono stati evitati con cura. Per tagliare tutta quest'area ci ha impiegato meno di 2 ore. E guardate anche i bordi di fianco al marciapiedi, io l'ho impostato con una distanza media e secondo me è stata più che sufficiente, perché come vedete non è presente erba all'interno del marciapiede. E se per caso avete un marciapiede che ha lo stesso livello del giardino, non è il mio caso perché come vedete il marciapiede è più alto di 5 cm, questo robottino ha anche la funzione taglio del bordo, in cui il robottino passa esattamente a metà tra il marciapiede e il giardino, e questo, come vi dicevo, può venire solo se sono allo stesso livello, così da dare una rasatura perfetta addirittura al millimetro in tutte le zone dei bordi. Per quanto riguarda le mie considerazioni finali, come avete visto durante la recensione, il taglio è stato fatto veramente in maniera perfetta. Non ho trovato difetti anche nel mio giardino, che come vedete è un classico giardino di montagna con un po' di avvallamenti, grazie soprattutto al suo disco flottante, caratteristica di punta di questo robottino e che si fa veramente fatica a trovare negli altri robottini della sua stessa fascia di prezzo. Altra considerazione che voglio fare è menzionare la capacità di rilevamento degli ostacoli grazie alla doppia telecamera. Come avete visto durante le immagini, ha sempre riconosciuto sia i vasi e gli altri ostacoli che ho disseminato nel giardino, per cui se avete un giardino anche con sedie, panchine, giochi per bambini, questo robottino non avrà nessun problema a evitare gli ostacoli durante il taglio. E il terzo motivo, come avete visto nella prima parte, è la facilità di installazione, per cui se siete anche un pubblico non esperto o siete persone che non hanno molta dimestichezza con le applicazioni dei cellulari, nuove tecnologie, e avete sempre bisogno di un'altra persona che vi installi i vostri dispositivi, non avrete il problema con questo Sunseeker V3. Consiglio questo robottino per chi ha un giardino abbastanza delimitato, o da confini naturali come può essere una siepe, o da confini artificiali come una casa o un marciapiede. Sicuramente questo robottino potrebbe essere un ottimo acquisto se avete un budget ridotto e volete comunque ottenere un ottimo risultato. Detto questo, spero che vi sia piaciuta questa recensione. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e vi ricordo che se per caso siete interessati a questo bellissimo Sunseeker V3 oppure all'altra versione Sunseeker V3 Plus, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Da Luca Tac e dagli occhietti di questo Sunseeker è tutto, vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!